Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Oggi parliamo di come rispondere ad un grazie. Come rispondiamo noi italiani a una persona che ci dice grazie. Ci sono varie opzioni. Nell'episodio di oggi vi indicherò quali sono quelle più comuni e quelle più utilizzate nel parlato quotidiano. Vorrei iniziare questo episodio con una domanda che spesso viene fatta dai non nativi italiani nel momento in cui iniziano a studiare l'italiano. Come rispondiamo noi italiani a una persona che ci dice grazie? Ci sono varie opzioni. La più classica è prego. Se qualcuno vi dice grazie, vi ringrazia, la cosa più normale, più naturale e più classica è dire prego. Ovviamente, nell'uso quotidiano della lingua ci sono anche altre espressioni e altre forme che sono molto utilizzate. Accanto alla formula classica prego, coesistono altre espressioni. Vediamo quali sono. Cominciamo proprio dall'espressione che è soggetto della domanda, figurati, che è la versione informale, oppure si figuri, che è invece la versione formale. Quindi a un vostro amico direte figurati, a una persona che non conoscete, per essere gentili ed educati, direte si figuri. Questo è un bel modo di rispondere ad un grazie e devo dire che insieme a prego è un'espressione molto italiana. Accanto a si figuri, quindi la versione formale, troviamo anche si immagini. Questa è un'espressione poco utilizzata nella conversazione di tutti i giorni e si usa con la forma di cortesia. Veniamo ora ai modi di rispondere a grazie, che sono invece più trasparenti per quanto riguarda il significato, perché sono molto più facili da tradurre. Si figuri, figurati, lo traduciamo con you're welcome e altre espressioni in altre lingue, ma in realtà non è una traduzione diretta, è semplicemente la traduzione dalla funzione linguistica di niente e di nulla. Queste due espressioni sono praticamente la stessa cosa, perché nulla e niente sono sinonimi. Quindi di nulla, di niente. C'è un'altra espressione molto interessante, che è non c'è di che. Questo è un altro modo per rispondere ad un grazie ed è un'espressione che mi piace molto. Non c'è di che. È l'abbreviazione di un possibile non c'è di che ringraziare. Quindi non devi ringraziarmi. Potremmo tranquillamente tradurlo con don't mention it. Vi ripeto tutte le espressioni che avete appena sentito. Prego, figurati, si figuri, si immagini, di nulla, di niente, non c'è di che. Tutto ok? Vi sono chiare? Un altro modo molto comune di rispondere a grazie è grazie a te
oppure solamente a te, o nel caso della forma di cortesia, grazie a lei, oppure solamente a lei. Quindi grazie a te, grazie a lei, a lei. Bene, l'episodio di oggi è giunto al termine. Prima di salutarvi, vorrei chiedervi qual è il modo più comune di rispondere ad un grazie nella vostra lingua. Fatemelo sapere con un messaggio su HelloTalk. Sono molto curioso. Fatemi anche sapere qual è la risposta che preferite tra tutte le espressioni che avete sentito. Io vi ringrazio, come sempre, per aver ascoltato questo episodio. Spero che vi sia stato utile. Vi ricordo inoltre che se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, potete lasciarmi una recensione e una valutazione. Sono sempre ben accette. Detto ciò, non mi resta che salutarvi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.